Civil War è il film del momento. Con il ritorno delle guerre nelle prime pagine dell'attualità mondiale, era inevitabile che prendessero il posto di calamità naturali e alieni, anche nei film di genere post-apocalittico. Il fatto che alla base ci sia una guerra, quindi qualcosa di ipoteticamente possibile, porta però a un fraintendimento. Di che cosa parla veramente Civil War? La trama è fin troppo semplice. In America è scoppiata una violenta guerra civile e un gruppo di fotoreporter intende arrivare a Washington per intervistare il presidente, prima che la guerra finisca. Nel farlo, portano con sé una ragazzina alle prime armi. Lungo la strada, imprevisti tipici da road movie che porteranno a un finale che è intuibile sin dalle prime scene. La guerra quindi c'è, ma il film non ne parla mai dal punto di vista politico. Sappiamo solo che alcuni stati si sono ribellati e separati dall'Unione, portando all'inevitabile scontro col governo centrale, che ha risposto con violenza. Ma nessuno nel film ne analizza mai le ragioni. Tematiche come la crisi della società americana, la sua radicalizzazione e polarizzazione, così come il ruolo dei media, non sono mai affrontate, nemmeno marginalmente. Il fatto che la guerra riguardi l'America ha sicuramente contribuito ad acuire l'interesse per il film, facendo eccitare tutti gli anti-americani che sognano di vedere il crollo della superpotenza. Soprattutto dopo i fatti di Capitol Hill, che paiono un prologo reale per gli eventi, qualcuno ne ha voluto vedere una sorta di ammonizione sui rischi di una frattura o di un regime eccessivamente dittatoriale. Ma nel film tutto questo non si vede, è frutto delle speculazioni e dell'immaginazione degli spettatori. Chi ha ragione e chi ha torto non è neanche lontanamente importante, e la guerra va quindi solo da contesto. Difficile quindi vederlo come un film politico. Più concretamente, è la storia della crisi di coscienza di una fotoreporter di fama mondiale, che dopo anni spesi a documentare conflitti si ritrova a non reggere più il peso del suo lavoro, soprattutto nel momento in cui vede una giovane ragazza seguire le sue orme. Un film che, come vere tematiche, ha quindi il dialogo fra umanità e disumanità, il ruolo del fotoreporter, ma soprattutto l'estetizzazione della guerra, l'ossessiva ricerca della bella foto che coincide spesso con quella più tragica, più brutale. Il film pare quindi un'occasione sprecata. Non approfondendo a sufficienza queste tematiche, lo spettatore si ritrova a considerare la guerra stessa e la missione dei protagonisti come soggetto centrale del film, ma cristallizzandosi sulla narrazione, il senso di vuoto è enorme e la trama si sviluppa in modo banale, sovrapponibile a road movie apocalittici con personaggi stereotipati. La caratterizzazione dei personaggi è infatti eccessivamente superficiale. Di loro non sappiamo quasi nulla di biografico e diventa quindi difficile provare empatia o sentirsi di fronte a un vero conflitto psicologico. Avremmo preferito vedere indagare maggiormente il conflitto emotivo che smuove l'animo di un fotoreporter, che dal film ne esce solo o come un malato di adrenalina in cerca di emozioni forti, o come un feticista ossessionato dalla foto perfetta. Ma a cosa serve questa foto perfetta? Questo aspetto sul ruolo sociale di queste fotografie, il loro impatto sulla società che le riceve, l'inevitabile anestetizzazione data dalla sovraesposizione di determinate immagini, sono tematiche di estrema attualità in un mondo di conflitti come quello contemporaneo. Vale la pena citare un libro di Sultan Sontag, che oltre 20 anni fa ha analizzato questi effetti collaterali dell'immagine di guerra sulla società che le riceve. Ma il film tira invece diritto, concentrandosi unicamente sulla prospettiva dei fotografi impegnati a scattarle, che ne paiono ossessionati. Lì, la protagonista affermata sembra dire disillusa che sperava fungessero da avvertimento sulla brutalità della guerra, ma questo aspetto è solo accennato e contrasta con le reazioni dei personaggi, che per tutto il film non prendono mai alcun tipo di scelta etica. Un punto di forza del film è infatti l'immagine, la fotografia. Il regista Garland è noto per prestare molta attenzione alle ambientazioni visive e all'emotività dell'immagine. Ma quale emozione si trasmette? Guardando Civil War non abbiamo un ritratto drammatico e devastante della guerra. Il dolore non riesce mai ad essere convincente. Quando la protagonista incontra la giovane fotografa, muoiono decine di persone in un'esplosione. Su quelle vittime non sentiamo un solo commento. Anzi, la ragazza è felice perché ha conosciuto la sua eroina. Quando lungo la strada si incontrano macchine trafitte dai proiettili, le si schivano ridendo, e alle scene traumatiche ci si riferisce sempre e solo come belle immagini. La guerra è quindi un bel soggetto da fotografare, non un evento drammatico. Gli sfollati sembrano dei campeggiatori, i miliziani ridono e scherzano coi fotografi dopo aver freddato dei nemici. I militari meritano una fotoricordo sorridenti e soddisfatti. Del resto, il fascino della guerra è da sempre presente nella storia umana. L'arte ne ha sempre dipinto gli esiti, per glorificare una vittoria o esorcizzare una sconfitta. I futuristi la esaltavano per il suo dinamismo, sola igiene del mondo, e oggi le foto di Gaza e Ucraina riempiono le bacheche dei social e vincono i principali premi fotogiornalistici. Quando a seguito degli atti del 7 ottobre si scoprì che molti giornalisti erano stati portati sul posto da Hamas per documentare le violenze mentre si compivano,
Le autorità israeliane interpretarono questa come complicità. Ma dove sta effettivamente il limite? Così come avviene nella realtà, nel film vediamo morire diversi giornalisti. Fino a che punto si può definire crimine di guerra quando questi giornalisti sono parte integrante del battaglione nemico? Viaggiano, mangiano, si muovono con loro, seppur se ne dichiarano esterni. Un altro spunto interessante è il volto della guerra. Seppur ambientato negli USA, potrebbe essere ovunque, dall'Ucraina alla Siria. Disabituati da decenni di pace, da casa ci scandalizziamo e interpretiamo come crimini disumani quelli che sono semplicemente gli atroci atti della quotidianità di un paese in conflitto. Ciò non significa che non vadano condannati, ma che è necessario rendersi conto che le stragi di civili, i battaglioni fuori controllo, gli interrogatori violenti o le esecuzioni sono il triste ambiente nel quale qualsiasi guerra si sviluppa. Non appartengono mai a una sola delle due parti in conflitto. E per questo non si possono utilizzare quei crimini per disumanizzare l'avversario e stabilire le colpe e le ragioni che stanno a monte. Tirando le somme, Civil War è un film visivamente gradevole, che resta interessante e adatto ai tempi, grazie soprattutto al suo legame con l'attualità mondiale. La superficialità di molti dei suoi elementi lo rende però un film approssimativo, segnato da personaggi vuoti e banali e da una trama eccessivamente prevedibile. La produzione di A24 ci aveva illusi di attendere un capolavoro, dato il prestigio che questa casa di produzione è riuscita a guadagnarsi negli ultimi anni. Ma questa aspettativa si è trasformata in delusione e non sono venuti a mancare alcuni degli elementi che rendono spesso i lavori di A24 particolarmente interessanti. E se con una riflessione più matura e articolata sul ruolo sociale e sull'emotività dei fotoreporter sarebbe potuto essere un capolavoro, in Civil War si ha piuttosto la sensazione di trovarsi di fronte a quei road movie post-apocalittici mainstream, perdendo così gran parte del suo interesse col prodotto culturale, ma probabilmente rendendolo un prodotto di intrattenimento più digeribile al grande pubblico.